Per ottenere una buona grappa sono necessari 3 fattori: una materia prima di qualità, un alambicco artigianale e un direttore d'orchestra, il grappaiolo. Alle distillerie Poli fin dal 1898 utilizziamo un alambicco a vapore. Abbiamo anche un alambicco a bagnomaria e un alambicco a bagnomaria sottovuoto. Indipendentemente dal tipo di alambicco, il concetto, il criterio della distillazione è comunque lo stesso. La grappa è l'unica acquavite al mondo ottenuta distillando una materia prima solida, la buccia dell'uva, cioè quello che rimane dell'uva dopo che è stata pigiata per ottenere il vino. Questa materia prima si chiama vinaccia. Una vinaccia di qualità è fondamentalmente una vinaccia fresca, sana. La freschezza della vinaccia è in effetti il presupposto fondamentale per una grappa di qualità. È importante dire che la vinaccia deve essere fermentata, ossia che gli zuccheri devono essere stati trasformati in alcol. La vinaccia quindi fermentata è pronta per essere distillata e viene infatti caricata all'interno di queste caldaiette e riposta su dei cestelli il cui fondo bucherellato permette al vapore che viene insufflato dalla base della caldaietta di attraversare gli strati di vinaccia. Tipicamente all'interno di una caldaietta ci sono 4 cestelli, ognuno dei quali contiene circa 100 kg di vinaccia. Da 100 kg di vinaccia si potranno ricavare dai 2 ai 4 litri di grappa a pieno grado, cioè a circa 75-80 gradi di alcol. Il vapore che ha attraversato la vinaccia si è arricchito degli elementi aromatici e della parte alcolica della buccia dell'uva e uscirà dalla caldaietta per andare a finire alla base di una piccola colonna di distillazione il cui compito è quello di concentrare la parte alcolica. Alla base della colonna abbiamo appena 25 gradi di alcol, ma essendo l'alcol più volatile dell'acqua, riuscirà a salire e a superare alcuni ostacoli che sono posti all'interno della colonna di distillazione. Questi ostacoli vengono chiamati piatti di distillazione. La parte alcolica, che ha un punto di ebollizione più basso rispetto alla parte acquosa, riuscirà a salire di piatto in piatto e a concentrarsi alla sommità della colonna, dove troveremo una gradazione alcolica di circa 75 gradi. A quel punto i vapori andranno a confluire all'interno di una serpentina immersa in acqua fredda, dove il vapore verrà condensato in liquido e otterremo così la grappa. A quel punto il mastro distillatore deve fare un'operazione importante che consiste nel separare la prima porzione di grappa che uscirà dall'alambicco, la testa, e conservare solamente il cuore, la parte centrale, per andare poi a scartare la parte finale che viene chiamata coda. Testa e coda verranno eliminate, mentre il cuore, ossia la parte centrale, ricca di alcol etilico e di quegli elementi aromatici di pregio, passerà attraverso un misuratore fiscale e poi andrà a confluire nel serbatoio di stoccaggio. A questo punto, ottenuta la cosiddetta grappa grezza, abbiamo 3 possibilità. La prima è lasciare la grappa in serbatoi di acciaio, normalmente per almeno 1 anno, anche 2. In questo caso la grappa avrà i profumi dell'uva da cui ha avuto origine. La seconda possibilità è mettere la grappa in piccole botticelle di legno che daranno al distillato una piacevole tonalità ambrata e degli aromi speziati. La terza possibilità è fare delle infusioni con delle sostanze vegetali, per esempio la radice della liquirizia oppure i ramoscelli di ruta o le bacche di mirtillo. Ognuna di queste sostanze conferirà al distillato la propria caratteristica aromatica.
Abbiamo quindi 3 tipologie di grappa: la grappa giovane, la grappa invecchiata e la grappa con infusione naturale. Indipendentemente dalla tipologia, dovremo portare il distillato alla giusta gradazione di consumo mediante aggiunta di acqua distillata. Poi dovrà essere filtrato per essere finalmente pronto per l'imbottigliamento e per la degustazione. Buona grappa a tutti!